Tutto ciò che credete di sapere su Londra e i suoi parlamenti gotici, la sua maestà imperiale, la sua storia millenaria e ininterrotta è una magnifica illusione. Un inganno di pietra, nato dalle ceneri e dal fumo. Più tardi, in questo viaggio, assisteremo alla notte terrificante, in cui la vera storia d'Inghilterra bruciò fino alle fondamenta consumata dalle fiamme di un incendio che non fu soltanto fisico, ma politico, simbolico, deliberato. E vedremo come, da quelle ceneri, i britannici costruirono il più grandioso atto di finzione architettonica del XIX secolo. Ma prima di arrivare a quella notte fatale, dobbiamo scendere più in profondità. Dobbiamo dissotterrare i fantasmi romani addormentati sotto la nebbia e camminare tra i cadaveri di città che Londra ha già dimenticato. Benvenuti su Pietra Pixel. Questa è Londra, l'architettura della menzogna. Osservate questi muri. Osservate la pietra screpolata, i bordi spezzati come ossa rotte, il legno che tiene insieme ciò che i secoli hanno già condannato. Queste sono le rovine del barbacane di Ludgate Hill, immortalate da W.H. Prior nel 1873. Due figure umane stanno in piedi tra le macerie minuscole, quasi invisibili come pulci posate sul guscio di una civiltà sepolta. E attorno a loro il silenzio di qualcosa di enormemente più grande di qualsiasi uomo. Questa pietra non è inglese. Questa pietra è romana. Londra, la capitale del più grande impero moderno della storia, fu progettata, fondata e costruita dai nostri antenati italiani. Tra il 47 e il 50 d.C., i legionari dell'imperatore Claudio piantarono la loro bandiera su una curva del Tamigi e fondarono Londinium, un porto militare, un nodo commerciale, un presidio imperiale. Entro la metà del secondo secolo, la città contava forse 60.000 anime romani, galli, siriani, nordafricani, una metropoli cosmopolita, la più grande città della Britannia romana, in un angolo di nebbia e foreste. E tra il 190 e il 225 d.C., Roma eresse il muro di Londra, 5 chilometri di pietra Ragstone, alto 6 metri, spesso 2,5 metri. Sopravvisse per altri 1600 anni. Ancora oggi, sotto i grattacieli della City, là dove i banchieri concludono affari da miliardi di sterline, dormono i fantasmi silenziosi di quella frontiera imperiale. La Grande Bretagna, nella sua arroganza, dimentica spesso di essere nata da un'idea italiana. Siamo nel 1616 e ciò che vedete non è semplicemente un ponte, è una città costruita sull'acqua. Per 600 anni il vecchio ponte di Londra fu una delle meraviglie più stravaganti d'Europa. Quasi 300 metri di case, botteghe, taverne a 4, 5, persino 6 piani, tutte edificate sopra 19, arcate di pietra che sfidavano la corrente impetuosa del Tamigi. 140 case al suo apice, negozi di drappieri, armaioli, librai, una città galleggiante, sospesa tra due rive. E vedete quella torre all'ingresso del ponte, con le picche che si ergono verso il cielo. Su quelle picche erano infilzate le teste dei traditori prima immerse nel catrame bollente, per conservarle esposte come avvertimento a chiunque osasse sfidare la corona. La testa di William Wallace fu la prima, nel 1305. Seguirono Thomas More, Thomas Cromwell, il vescovo Fisher. Un catalogo dell'ambizione umana punita col ferro. Un libro di storia scritto in carne. Questa città galleggiante resistette per oltre 600 anni. Poi arrivò il progresso, il vapore, le navi sempre più grandi che reclamavano il fiume libero. Nel 1761 l'ultimo inquilino lasciò il vecchio ponte. 500 anni di vita urbana sull'acqua spazzati via in qualche decade, come se non fossero mai esistiti. Eccola, la Torre Bianca, massiccia, squadrata, implacabile come una sentenza. Quando Guglielmo il Conquistatore la fece erigere nel 1078, il suo scopo era brutalmente semplice: terrorizzare. Costruita in pietra Ragstone del Kent, rivestita di pietra chiara importata dalla Normandia bianca come un osso pulito, visibile da ogni angolo della città. Un messaggio scritto nell'architettura, in un linguaggio che anche gli analfabeti sapevano leggere. Il potere è arrivato e non appartiene a voi. In 1000 anni di storia, questa fortezza fu arsenale reale, zecca, palazzo e persino menaggerie con leoni.
orsi polari e un elefante donato dal re di Francia, ma soprattutto fu una prigione. Tra le sue mura passarono Anna Bolena, Walter Raleigh e la stessa Elisabetta I, prima di diventare regina. Il numero ufficiale delle esecuzioni avvenute dentro le mura del castello è 7 cifra riservata ai prigionieri troppo pericolosi per essere giustiziati in pubblico. Sul colle adiacente, Tower Hill, aperto alla folla, le esecuzioni furono 123 nell'arco di 4 secoli. Ogni mattone di questo edificio ha assorbito il sangue e il terrore di chi osò sfidare il potere. E la torre è ancora lì osservata da milioni di turisti che la fotografano sorridendo, ignari del peso di silenzio che le sue pietre portano dentro. Gustave Doré, 1872. Un artista parigino scende nelle viscere di Londra e riporta alla luce quello che vede. Una stazione sotterranea avvolta in una cattedrale di mattoni e vapore. Una locomotiva che sbuffa fumo nero. E poi loro, una massa di uomini, operai con le spalle curve, sacchi pesanti alle spalle, cappelli spiegazzati e giacche consunte. E in alto, sopra le loro teste, un cartello appeso al soffitto con 4 parole di ferro. Attendere qui per la 3ª classe. Londra aveva costruito la prima metropolitana della storia. Un trionfo dell'ingegneria umana celebrato dai giornali di tutto il mondo. Eppure, quella stessa metropolitana fu progettata deliberatamente per i ricchi con carrozze di prima classe foderate di velluto e per i poveri con vagoni aperti al fumo e al freddo. La stessa rotaia, la stessa galleria, 2 mondi separati da un biglietto. L'impero non aveva bisogno di muri per dividere le sue classi, aveva i binari. Mentre Londra governava il più grande impero della storia, mentre le sue flotte solcavano ogni oceano e le sue banche finanziavano il mondo intero, i suoi figli percorrevano ogni mattina queste gallerie di pietra e fumo. La metropolitana, inaugurata nel 1863, era un miracolo ingegneristico senza precedenti. Ma per chi ci lavorava ogni alba, con i polmoni pieni di vapore e le mani callose dal lavoro, non era un miracolo. Era semplicemente la via più rapida verso un destino che qualcun altro aveva già deciso per loro. La grandezza di un impero si misura sempre anche nelle schiene spezzate di chi lo sorregge dall'interno. La notte del 2 settembre 1666. Una panetteria in Pudding Lane. Una scintilla. E in 4 giorni di vento infernale, la Londra medievale di legno, 300 anni di vicoli stretti, case a graticcio, catrame, paglia e polvere da sparo, si dissolse in cenere. 13.000 edifici distrutti, 86 chiese. La cattedrale di San Paolo, la più grande chiesa d'Inghilterra, ridotta a una colonna di fumo. Si stima che oltre 200.000 persone fossero senza tetto. Il sindaco, paralizzato dall'incapacità, bisbigliò di fronte alle fiamme che già divoravano interi isolati. Una donna potrebbe spegnerlo. E andò a letto. Guardate quella riva. Quella gente è Londra. Portano sulle spalle tutto ciò che possiedono: casse, coperte, bambini. Le barche sono colme di fuggiaschi che cercano la salvezza sull'acqua. Il cielo è rosso come l'interno di una fornace. E in lontananza la silhouette nera e immobile di una cattedrale che brucia. Questa catastrofe cancellò per sempre la Londra medievale di legno e aprì la strada a qualcosa di completamente diverso, a qualcosa di inventato. Ma nelle settimane che seguirono l'incendio, qualcosa di strano accadde. Invece del lutto, invece del silenzio, nelle strade di Londra circolava una domanda, quasi un sussurro. E adesso? Architetti, politici, giornalisti, sognatori, tutti avevano un piano. Christopher Wren propose una città nuova di zecca, con boulevard larghi e piazze aperte, una Parigi sul Tamigi. Fu ignorato. Londra ricostruì le sue strade medievali esattamente dove erano prima, come se il fuoco non fosse mai passato. Ma il Parlamento era un'altra storia. Il Parlamento era un'opportunità, e i britannici, come vedremo, non sprecano mai le loro opportunità. Prima del 1834, il palazzo di Westminster era così, un edificio sincero, imperfetto, cresciuto organicamente in 1000 anni come un essere vivente, un mosaico di stili e di epoche, senza grandi pretese di grandezza assoluta. Era la verità di un Parlamento che era nato umilmente, che aveva lottato, che si era contraddetto. C'erano carrozze nel cortile,
soldati a cavallo, un cane randagio nell'angolo. Niente di particolarmente mitologico. Poi arrivò la notte del 16 ottobre 1834. Una stufa surriscaldata usata per bruciare le tally sticks dell'erario bastoncini di legno intagliati, il sistema medievale con cui la corona teneva i conti da secoli, diede fuoco alla Camera dei Lord. In poche ore, il vecchio palazzo secoli di storia parlamentare reale, imperfetta, vera, bruciò fino alle fondamenta. I londinesi si ammassarono sui ponti e sulle rive del Tamigi a guardare. Qualcuno pianse, qualcun altro, si racconta, applaudì. Ma ecco il genio britannico in tutta la sua cinica magnificenza. Invece di ricostruire la verità, invece di riedificare quel palazzo onesto e imperfetto che era realmente esistito, decisero di inventare un passato. Scelsero lo stile gotico neomedievale, come se il Parlamento inglese fosse stato sempre un edificio da cattedrale, sempre eterno, sempre sacro, sempre ininterrotto da Guglielmo il Conquistatore fino alla regina Vittoria. L'architetto Charles Barry, affiancato dal genio decorativo di Augustus Pugin, costruì non un Parlamento, costruì un mito. Guardate, dalle ceneri del 1834 nasce questo. Non la ricostruzione fedele di qualcosa che era esistito, ma la creazione di qualcosa che non era mai esistito davvero, un medioevo immaginario scolpito nella pietra calcarea di Anston, progettato per convincere il mondo intero, e prima ancora se stessa, che la Gran Bretagna era un'entità eterna, sacra, ininterrotta. Big Ben non è medievale. Il palazzo di Westminster che vedete non è gotico. È la più grande opera di finzione architettonica del XIX secolo. E, amici miei, che finzione straordinaria e terribile. Zar Nicolai la guardò e disse: «Un sogno di pietra». Aveva assolutamente ragione, ma era un sogno che qualcuno aveva scelto deliberatamente di sognare. Londra è una città che brucia il proprio passato per forgiare un futuro più potente, più bello, più terrificante. Dai fantasmi romani di Londinium sepolti sotto 6 metri di terra e storia, al ponte medievale divorato dal progresso e dalla marea, alla torre bianca costruita per intimidire un popolo conquistato, all'inferno di fumo e carbone nascosto sotto le strade dell'impero, fino alle fiamme del 1834 che generarono un inganno di pietra così magnifico da diventare il simbolo stesso di una nazione. Ogni catastrofe in questa città ha prodotto qualcosa di nuovo. Ogni incendio ha illuminato un'invenzione. Ogni crollo ha aperto lo spazio per una menzogna più bella di qualsiasi verità. Londra non preserva il suo passato, lo trasforma, lo manipola, lo riscrive con maestria consumata. E lo fa con tale eleganza che il mondo intero finisce per credere alla versione finale della storia, dimenticando le versioni precedenti, quelle bruciate, quelle sommerse dal Tamigi, quelle sepolte sotto i mattoni romani di una città che si chiamava Londinium e che pensava, come tutte le grandi civiltà, di essere eterna. Se questo viaggio vi ha fatto vedere Londra con occhi diversi, lasciate un like e iscrivetevi. Ogni settimana dissotterriamo una città nuova. Se volete che il prossimo viaggio ci porti in un'altra città, scrivetelo qui sotto. Siamo pronti a seguirvi, armati di carte antiche e di una curiosità che non si spegne mai. Ogni pietra nasconde una storia. Ci vediamo alla prossima pietra.